Buongiorno a tutti e bentrovati innanzitutto sul canale. Oggi è domenica, mi sembra 13 settembre, quindi sto registrando proprio il video fresco fresco. Spero di caricarvelo poi nel primo pomeriggio. Siamo rientrati ieri dalle ferie, ho lasciato tutte le mie piante in custodia alla mia vicina, gentilissima. Quindi vi volevo fare proprio un aggiornamento fresco fresco per farvi vedere come stanno realmente le piante, perché avevo registrato questo video già settimana scorsa, però poi tornando ci sono state delle piccole sorprese e quindi è meglio aggiornarvi. Parliamo innanzitutto dello stato di salute generale delle piante. Nel complesso le piante non stanno malissimo, ma ammetto che hanno sofferto tanto il caldo estivo. Su molte di loro le foglie si sono bruciate proprio a causa dell'eccessivo calore. Il problema è stato, anche mio, perché non ho una rete ombreggiante e sono piante che principalmente stanno bene al fresco. Sono piante per esempio da sottobosco, le azalee, e quindi si sono un po' bruciate, ecco. Non tutte, però un po' sì. Quella che mi ha stupito di più è stata questa qui, la più piccolina, ed è la prima Sazuki che ho comprato in Inghilterra e ha patito veramente tanto. L'altra pianta che ha patito un po' il caldo è stata la Stevarzia, le si sono bruciate un po' di foglie e adesso vedo che si sta riprendendo pian pianino. Non solo il caldo è stato il problema principale. Noi di solito in primavera diamo una disinfettata generale alle piante, e più che altro perché appunto abbiamo tante acidofile, per debellare un po' la tingide, perché sappiamo che potrebbe essere il problema più importante. Quindi fatta questa prima sterilizzazione in primavera, poi ero abbastanza tranquilla perché comunque le piante erano sane, mi sono accorta che dopo circa un mesetto la situazione era completamente cambiata, c'era proprio un'esplosione di tingide, il che mi ha fatto pensare, com'era possibile che ce ne fosse così tanta. Vivo proprio affacciata al viale principale della cittadina e come molti viali d'Italia questo presenta i platani. Perché si mettono tanti platani? Perché sono quelle piante che nel contesto urbano teoricamente assorbono più CO2, il che è un'ottima cosa, no? Però i platani hanno anche il brutto vizio di ammalarsi molto frequentemente, e infatti ho notato che questi platani sono tutti completamente ricoperti di tingide, non c'è una foglia che si salvi, e dato che stanno perdendo comunque le foglie, ho proprio un platano davanti, questo nel perderle trasportava con sé tutte quante le uova presenti sotto il lembo fogliare, quindi di conseguenza le mie piante si sono ammalate. Ecco, diciamo che mi sono girate un po' le balle, però viviamo qui e quindi andando avanti, come vi dicevo, nel contesto generale le piante stanno bene. Partendo dalle sementi, ammetto che quest'anno, come avevo fatto vedere nei video, avevo provato a seminare un po' di piante, a vedere che cosa nasceva. Sono nate solamente le pseudocidonie, che adesso stanno crescendo tranquille, mentre le talee di ginepro ho visto che sono proprio partite, ed è bellissimo perché comunque non mi aspettavo assolutamente un risultato del genere, e procederò poi con rinvasarle, però non in akadama, perché noto che effettivamente la pianta non mi spinge abbastanza, ma in terriccio normale. Poi comunque vorrei riprovarci quest'anno e magari fare una quantità un pochettino più maggiore. Dopodiché avevo portato a casa dal lavoro un acero verde di Sectum, e lui ha sofferto come le altre piante il caldo particolarmente, infatti si sono bruciate un po' di foglioline, però ho notato che sta molto meglio rispetto a un magazzino al buio. Penso che pian pianino comunque si riprenderà. Tornando un attimino alle azalee, nella settimana in cui siamo state via, appunto la mia vicina si è presa cura delle piante e la ringrazio. Solo che mi ha mancato dei punti, e non so se vi ricordate dal video vecchio, però avevamo salvato 3 azalee, avevamo 5 azalee e fortunatamente 3 erano sopravvissute. Ora, andando via, ho notato che 2 azalee si sono seccate, non lo so, spero di riprenderle. L'altra pianta che si è seccata è stato l'acero bugeriano, quello piccolino, però forse riesco a riprenderlo dalle radici e userò un po' di sfagno e cercherò di dargli un pochettino più di ossigeno.
giorno. Lì sono stata stupida perché quello che potevo fare era fare un falso rinvaso in modo tale che respirasse un pochettino di più. Non ci ho pensato e queste sono le conseguenze. L'altra azalea con cui ho avuto un po' di sfortuna è stata quella di Barbazza. Purtroppo non era un problema legato all'acqua in vivaio né niente, era un problema intrinseco alla pianta e quando era arrivata qua l'avevamo rinvasata, avevamo usato un po' di sfagno per darle un pochettino di via, ma non ne ha voluto sapere e dopo 3 mesi cioè è proprio morta dal giorno alla notte, proprio completamente secca. E l'altra pianta che ha seccato a causa appunto del caldo eccessivo sono state le metasequoie, quel boschetto famoso. Niente, chiaramente mi dispiace che le piante vadano via così, cerco sempre di prestare molta attenzione, però mi rendo conto che quando fa così caldo e le piante vanno così tanto in sofferenza non posso pretendere chissà che cosa. I pini neri in generale stanno tutti bene, ho chiaramente potato le candele e di conseguenza ho sospeso la concimazione che ho ripreso il 1° settembre. Ho notato che la produzione delle nuove candele è bilanciatissima, quindi sono molto soddisfatta. Adesso vorrei farvi vedere quello che voglio fare sull'acero bugeriano, quello piccolino di Piccin, in modo da cercare di riprenderlo. Vediamo un po'. Ok, allora questo è l'acero e come vedete ha un sacco di radici, quindi se riuscissi a recuperarlo dalle radici non sarebbe male. Quello che ho pensato è stato di prendere un po' di sfagno, un po' di terriccio, non me ne frega niente se parte la pianta, ben venga, e usare un vaso un attimino più spazioso, un pochettino più profondo e che conceda più spazio appunto alla pianta per crescere, quindi procedo. Non avevo toccato la pianta semplicemente perché l'avevo acquistata in piena estate e quindi ho detto non la tocco poi in primavera dell'anno prossimo e vediamo un attimo cosa succede, stupidamente. Adesso sto cercando di tenere più radici possibili perché appunto mi servono, però alcune sono proprio talmente tanto radicate all'interno del mesh che vediamo un attimo cosa riesco a fare. Ecco qua, cioè poi il terriccio è pochissimo. Che è giusto, no? Perché è una pianta piccola, però sti cavoli. Mi sa che è troppo preciso, cioè troppo... No, non va bene, scelgo un altro vaso. Ho ripreso questo che è quello forato, in cui era dentro l'azalea, che avevo preso da Barbazza, quindi adesso procedo. Adesso taglio tutto quanto qua intorno in modo da abbassare il bordo e vi tengo aggiornati. Anche il video di oggi è finito, vi ringrazio per aver seguito questo piccolo video aggiornamento, grazie per essere tornati sul canale e noi ci vediamo una prossima domenica. Ciao!